La verità è questa, la maggior parte delle persone non perde soldi perché investe male, li perde perché fa gli errori che fanno tutti gli altri, errori comuni, diffusi e a volte nemmeno che si notano. Se stai iniziando ad investire o hai iniziato da molto poco, ti sarai molto informato, avrai cercato video che ti hanno ispirato oppure testi da leggere. Se non lo hai fatto, vallo immediatamente a fare, ti rilascio a questo video che ti spiega le basi. In ogni caso, chi è agli inizi degli investimenti è in una fase veramente tanto delicata. Grazie alle informazioni che hai trovato sai più di prima, ma non abbastanza per vedere le trappole, le più silenziose. E il problema principale è che queste trappole la maggior parte delle volte nemmeno lo sembrano. Per questo oggi voglio parlarti dei 5 errori più comuni fatti dai novellini agli inizi della loro carriera degli investimenti. 5 errori che non puoi permetterti assolutamente di fare, nessuno di essi, quindi rimani molto attento. Il primo errore, il più comune di tutti, è quello di investire con le emozioni. In realtà è l'errore più comune di tutti. Un asset di qualsiasi tipo improvvisamente sale, diventa famoso, molto conosciuto e tutti non vedono l'ora di metterci le manine sopra e ne parlano. Tutti lo fanno e tu ti senti in ritardo e ti senti magari anche stupido per non averlo fatto prima o non aver visto la buona occasione e quindi compri immediatamente senza nemmeno informartici troppo o pensarci più di tanto. Poi magari inizi a scendere perché sappiamo che i mercati è normale che salgono tanto quanto che scendano e tu inizi a farti prendere dall'ansia, dalla paura e oh mio Dio, vendi subito, è la prima cosa logica che ti viene in mente di fare. Già, peccato che non è che vendi perché è una strategia ben applicata per magari ricomprare qualcosa di meglio, ma è dato solo dalla tua paura. E questo non perché le regole o la buona affidabilità di quell'asset è magicamente cambiato e ti sei reso conto che non faceva il caso tuo, ma solo perché non reggevi la pressione e l'ansia che ne derivava dal perdere i soldi. Il mercato lo sa bene come funzionano queste cose. Il mercato prende soldi proprio dalle persone che comprano e vendono senza nemmeno pensarci un secondo e li fa portare a tutti coloro che invece aspettano e ci riflettono. Per il secondo errore, sicuramente il problema è dato dal non avere un piano chiaro. Ci sono 3 domande che secondo me sono essenziali da porsi e fare prima di iniziare un investimento. Prendete carta e penna, segnatevele e segnatevi le risposte. Perché sto investendo? Perché ho iniziato ad investire. Forse il fondamentale base è l'obiettivo, lo scopo che ci anima ad investire. E nei momenti peggiori di più fatica, proprio ricordare quell'obiettivo e quello scopo è ciò che ci permette di andare avanti anche quando le cose non sono magnifiche. Per quanto tempo voglio investire? Strettamente collegato all'obiettivo. Voglio investire in una visione di breve, medio o lungo termine. Ovviamente in base all'obiettivo questo cambia. Cosa vorrò fare se per qualche motivo va male il mio investimento o i miei investimenti? Come dovrò reagire? Ho dei soldi da parte per potervi far fronte ad eventuali problematiche? Se non le ho, quanti dovrei metterne da parte per stare tranquillo? Anche qui ragazzi, non osate investire se prima non avete un fondo di emergenza. Mi raccomando, almeno 6 mesi delle vostre spese completamente coperti messi da una parte in caso di problemi. Senza queste risposte ogni notizia, ogni asset, ogni nuova opportunità diventa un fallimento per voi. Questo perché non potete permettervi di prendere ciò che prendono tutti se il vostro obiettivo di vita è diverso dal loro. Se invece è uguale, benissimo. Un piano non serve a prevedere il futuro, anche perché sarebbe impossibile, ma serve per fare in modo che non abbiate ansie inutili nel presente. Altro errore veramente tanto diffuso è quello di seguire i consigli delle persone sbagliate. Voi nipotini tantissime volte mi scrivete nei commenti di consigliarvi alcuni ETF che vi possono essere d'aiuto, oppure magari alcuni ETC collegati all'oro. Io molto spesso vi rispondo, ma ci tengo sempre a sottolineare che in ogni caso dovete prendere le mie risposte con le pinze perché sono
basate semplicemente sui miei ragionamenti personali e in base al vostro piano di investimenti, con le domande e le risposte che avete ottenuto, dovete prendere, andare ad analizzare, cercare su siti come ad esempio Just ETF e farvi voi una vostra spontanea idea. Va bene prendere informazioni o idee e suggerimenti da tutti quelli che ve le possono dare, che sono un minimo esperte nel campo, ma non dovete seguirle ciecamente come se fossero dei guru, me compresa ragazzi. Non dovete seguire ciecamente ciò che vi dico e ve lo risottolineerò in ogni commento. Dovete sempre fare le decisioni con la vostra testa. Il canale nasce per questo, nasce per insegnarvi a prendere le decisioni con la vostra testa. E soprattutto ragazzi, non chiedete i consigli a tutti. Se li chiedete ad amici e colleghi che non hanno un minimo di attenzione nei confronti del mercato e a malapena sanno che significa ETF, se già va tanto bene un'azione, è inutile che gli andate a chiedere a loro. E mi raccomando, diffidate dalle persone che vi promettono di fare migliaia di euro in pochi giorni, perché sì ragazzi, esistono quelle tipologie di trading rapidi, ma sono esclusivamente per le persone con competenze elevatissime di investimenti e devono stare ore, minuti, secondi sopra il mercato ogni attimo per vedere quando comprare e quando vendere. Io nel mio canale non tratto di queste cose, io tratto solamente dell'investimento nel lungo periodo, il PAC, che è tranquillo, sicuro e non ci dovete star sopra tutti i giorni della vostra vita. Un altro errore molto comune è quello di provare, ovvero molti trattano gli investimenti come se fossero degli esperimenti da laboratorio. Provo con poco, vediamo come va, al massimo ci perdo molto poco, magari metto 5 euro qui, 10 euro là, 20 euro su, 4 euro giù. Ragazzi, per quanto la diversificazione sia buona, soprattutto se non si è sicuri, che è la principale necessità da avere quando si inizia nel mondo degli investimenti, senza sicurezza non andate avanti. E per quanto io sono una fan e lo dico sempre che chiunque può iniziare ad investire anche solo con 50 euro al mese, devono essere ben studiati e ben pensati. Non potete pensare che 50 euro divisi in 5 asset sia un buon investimento. Converrebbe 50 euro, dato che sono molti pochi, metterli tutti in un unico asset. Inoltre non è un terno al lotto, investire non è tanto da pensare metto un po' di soldi ovunque e vediamo dove perdo meno, in caso metto più soldi lì. Non funziona così, la perdita c'è e c'è sempre stata nel mondo degli investimenti. Il punto è, a seconda del vostro obiettivo di breve, medio o lungo periodo, vi potete permettere di perdere un po' di soldi oppure no. Se investite tante cifre grosse nel breve periodo, la risposta è no. Se vi permettete di investire piccole cifre nel lungo periodo, la risposta è sì. Vi potete permettere di fare delle piccole perdite perché tanto poi le recuperate. Se non sai perché un investimento potrebbe o non potrebbe funzionare, crescere o scendere, abbiamo un problema. Nel momento in cui tu devi investire, non è un terno al lotto. Se devi andare a casa e sperare che funziona, non investire. Vuol dire che ti mancano le basi, che non sai assolutamente quasi niente di come funzionano gli investimenti. Come dico sempre, non osate investire se non vi informate prima, perché sennò ci perdete. Ignorare i costi e le tasse. Questo è l'errore più diffuso di tutti da parte dei novellini. Pensate che le persone ricche guardano praticamente al millesimo queste cose. I tassi nascosti, i costi che ci sono dietro molti brokers che non vi vengono detti direttamente ma scoprite nel corso del tempo. Oppure quanto costa un fondo, quanto potrebbe andarvi a costare nel futuro. Sapere anche parole come il TER, lo spread, i vari costi annuali, anche dove abitate, ad esempio le plusvalenze, quanto vi vengono tassate poi dal vostro stato, ad esempio in Italia il 26%. Sono tutti costi che voi dovete conoscere per forza, e se non li conoscete, se non li sapete, è inutile. La maggior parte degli investitori nel lungo periodo non si concentra sul mercato, ma si concentra soprattutto sui costi che possono controllare. Prima di scegliere dove investire, andate a controllare l'unica cosa di cui potete essere sicuri: i costi.
Quindi se non vuoi perdere soldi, ecco cosa devi fare. Abbiate pazienza, non correte. I novellini soprattutto non vedono l'ora di guadagnare tante cifre. Ragazzi, se volete stare tranquilli e sicuri nel lungo periodo, soprattutto magari anche se avete da una certa età in su, magari siete, non lo so, ad esempio over 40, non puntate sui grandi guadagni immediati, altrimenti rischiate di perdere tanti soldi. Dovete puntare sul lungo periodo per stare più tranquilli. Fatevi un piano semplice, magari sarà anche noioso, ma sicuramente funzionale e senza eccessivi rischi. Non controllate il mercato tutti i giorni facendovi prendere inutilmente dall'ansia. Investite solamente in cose che conoscete e di cui siete sicuri al 100% che sono utili per i vostri obiettivi, e soprattutto non confrontate il movimento con il progresso. Se ci sono periodi in cui il mercato è un po' fermo e voi non salite di tanto, ragazzi, non siete bloccati, è semplicemente un periodo di stallo, ma non andate a impanicarvi, poi risalirà in un'ottica di lungo periodo. Un portafoglio solamente se fermo per tanti anni vuol dire che c'è qualcosa che non va, e allora lì bisognerebbe vendere e comprare qualcos'altro per ribilanciarlo. Ma se dura poco tempo, anche massimo un anno, non c'è alcun tipo di problema. Se non vuoi fare altri errori di questo tipo, mi raccomando, ti devi informare. A proposito, ti rimando a questo video esplicito esclusivamente per il pack lungo periodo, che potrebbe davvero tornarti utile. Mi raccomando, informati prima.